Benvenuti in questo mio primo tutorial in cui voglio spiegare una cosa che per molti può risultare molto difficile, ovvero trasformare un proprio disegno a fumetto in una colorazione un po' più pittorica o addirittura trasformare la china in una china colorata e riuscire a ottenere quell'effetto appunto di china disegnata o con il colore e dargli un effetto più pittorico anche in quel caso. La prima difficoltà che si trova con questa tecnica chi viene soprattutto come me dal fumetto è trasformare la china in colore. Un'altra cosa che ci mette tantissimo in difficoltà è che quando andiamo a colorare e non avere più la china sotto, non avere più gli elementi di dettaglio o non dettaglio da trasformare in colore, non riusciamo più a orientarci, quanto ci possiamo concentrare su un qualcosa del volto, su un dettaglio del viso, oppure nell'aggiungere qualcosa, ma l'aggiungo dopo o l'aggiungo prima, la disegno prima o la disegno dopo. Queste difficoltà io le conosco molto bene perché anch'io approcciarmi a questo stile ho avuto molte difficoltà, perché lavorare in realistico è un conto, trasformare un disegno a fumetto in qualcosa che è una via di mezzo, quindi un po' pittorico, un po' realistico, ma che rimanga con quella freschezza della bozza o addirittura con la freschezza proprio del disegno bidimensionale, diventa veramente complicato fare le scelte giuste. Questo disegno io l'ho realizzato tenendo sempre davanti una foto di riferimento, perché è sempre fondamentale avere una foto di riferimento, anche se è un volto e diciamo è la parte un po' più facile che tutti facciamo più spesso quando iniziamo a disegnare. Sotto è possibile vedere una ragazza che ho preso come riferimento perché mi serviva soprattutto per i riccioli. I riccioli sono un po' complicati, sono anche molto divertenti perché ci permettono tantissimi giochi sia nello shape, cioè nel dare la forma generale della sagoma della figura che abbiamo davanti, ma anche all'interno della colorazione, quindi giocare con le profondità e giocare soprattutto con i riflessi e con i riccioli. La palette che ho scelto è una palette generata quasi un po' casualmente, ovviamente c'è un piccolo criterio. In questo caso ho scelto una palette che ha dei toni che non sono troppo diversi tra di loro, è un tono tra di loro abbastanza simile, c'è pochissimo smacco. Questo perché se usiamo una palette con uno smacco veramente molto ampio di colorazione ci può mettere in difficoltà. Allora, come prima bozza conviene rimanere molto leggeri, cercare di andare a definire per massimali le cose che riteniamo più importanti. Dall'altra parte non bisogna avere paura di disegnare qualcosa e poi dire ma poi quando vado col colore la cancello. Questo perché stratifica, quando facciamo delle bozze e rilasciamo questa bozza nella nostra colorazione, lasciare dei tratti, lasciare della sporcizia ci stratifica il numero di tratti, quindi magari qualcosa la andrà a perdere, qualcosa se ne andrà un po' per strada, alcune tratti rimarranno lì solo per creare texture. Qui ho creato una base che adesso con il semplice lazzo vado a cercare di immaginare, capire dove voglio far venire la luce, in questo caso la faccio venire una luce frontale e dall'alto, in modo tale da avere una profondità con gli occhi, ma poi creare tutta una serie di giochi con gli occhiali. Ovviamente io già ragiono con l'idea di quello che sarà un po' il definitivo. Quando si ha le prime armi bisogna fondamentalmente sperimentare tantissimo, prendere confidenza che mentre si colora si ha già un'idea di come sarà la versione definitiva e quindi questo si fa soltanto sperimentando. Io adesso con la tonalità saturazione vado a cambiare i colori della base perché ho creato semplicemente una base sotto la mia bozza e in questo modo mi vado ad avvicinare alla palette che ho scelto. Ovviamente un altro approccio sarebbe semplicemente di fare un riempimento, quindi trascinare il colore e riempirlo. Io in questo caso mi sono trovata a farlo un po' a occhio, ma è semplicissima abitudine e praticità di gioco, di lavorazione. Ho stabilito più o meno in maniera un po' opaca la colorazione, qui vado a schiarire la china che effettivamente in questo caso inizia il problema di questo tipo di colorazione, ovvero quando andiamo a schiarire la china ovviamente il colore ci appare meno forte, meno denso, meno dettagliato e non bisogna avere paura in questa fase, bisogna continuare ad andare avanti e dire la parte del lavoro abbiamo fatto praticamente un 30% del lavoro, questo non è il definitivo, adesso inizia effettivamente la fase di colorazione.
Inizio con il creare diversi livelli con metodo di fusione moltiplica, scherma e normale per lo più. Ovviamente con il livello moltiplica vado a creare delle ombre. All'interno della selezione ci sono vari metodi per poter fare questa cosa in base al programma, però basta selezionare le parti che ci interessano e con il livello moltiplica inizio a creare la profondità. Le ombre creano profondità e la luce invece tirano in fuori i volumi, creando quello che viene definito l'effetto plastico. Questo effetto di tridimensionalità adesso vado a definirla un pochettino, tenendo bene a mente che è sempre un lavoro di bozza, perché poi dopo andremo a creare tutta la definizione ultima del nostro disegno. Qui, per rendere più chiara l'idea, ho preso la palette e ho creato le varie sfumature che possiamo ottenere da questa palette, aumentando la quantità di bianco o la quantità di nero, cercando di non toccare troppo la saturazione, perché ci tenevo molto a mantenere una palette che fosse in tono, cioè che non avesse uno smacco di toni troppo ampio o troppo contrastato. Qui la palette può apparire brillante perché ho fatto un uso dei complementari, ovvero possiamo vedere effettivamente che gran parte dei colori sono dal verde al viola, e quindi è il contrasto di complementari che mi crea la brillantezza, non è la saturazione. Infatti nella scala di grigi è possibile vedere come siano tutti in tono e che la differenza di toni tra di loro sia veramente minima. Mettendola lì a fianco è possibile comprendere come in questo caso il contrasto è semplicemente dato dall'uso complementare dei colori. Qui vado a definire ancora un po' di dettagli, un po' di colori, vado ad aggiungere qualche dettaglio laddove lo ritengo e vado sopra la matita, cioè non mi preoccupo di cancellare dei tratti. Addirittura la chicca è ad esempio definire gli occhiali con il colore puro su un livello normale, oppure anche gli occhi, e vado a definire perché uso semplicemente i colori complementari. Sopra la carnagione marroncina della pelle utilizzo il suo complementare che è l'azzurro. Viene fuori un contrasto senza neanche troppa fatica, senza dover usare chissà quali magie. Continuo a definire tutto quanto senza preoccuparmi effettivamente di andare a cancellare la matita, rimarrà lì, ci crea una texture. Con un livello normale invece inizio effettivamente con il pennello a disegnare i capelli, a trascinarmi, campionare e trascinarmi il colore, e quindi quando mi vado a trascinare il colore cerco di farlo e di portarlo laddove lo ritengo necessario e a definire effettivamente. Qua stiamo disegnando con il colore. Iniziamo la fase di disegno, però non ci dobbiamo neanche più preoccupare di quello che abbiamo colorato, perché il colore è già fatto, la base ce la siamo già creato, adesso dobbiamo semplicemente andare a definire. Ci tengo a specificare che io non vado troppo nel dettaglio mentre sto colorando, perché ci tengo a vedere le cose nel loro insieme. Il dettaglio verrà dopo, verrà più avanti, quando vorremmo effettivamente aggiungere qualcosa di più, ma soltanto alla fine. Con un altro livello in scherma vado a creare i riflessi, un riflesso molto più flat, molto più stilizzato, e vado a definire il volto, laddove vado a pulire effettivamente un po' la china e a creare tutti i tratteggi. Questo tipo di approccio è molto divertente perché il colore è comunque esso stesso disegno, non cerchiamo di ottenere un effetto troppo realistico, perché è un livello di difficoltà molto alto, ma oltretutto rischiamo di perdere quella freschezza, quella bidimensionalità che riusciamo ad avere invece con un disegno a fumetto. Quindi di mantenere questo effetto proprio come se stessimo ancora facendo lo schizzo, come se stessimo ancora disegnando, come se stessimo ancora facendo una bozza, di definire ma allo stesso tempo lasciare qualcosa un po' al caso, un po' all'istinto e alla voglia di disegnare e alla voglia di dire ok, questa cosa la lascio così perché è bella così. E ci sono tanti artisti che lavorano in questo modo ed è il bello di questo tipo di approccio. Adesso vado a definire gli ultimi dettagli con un ulteriore livello scherma, quindi ovviamente i dettagli più brillanti, metallici, gli orecchini, gli occhiali, e a definire tutto quanto quello che ritengo un ultimo tocco per focalizzare l'occhio, l'attenzione, in particolare sul volto in questo caso, e si può dire che il disegno è praticamente finito. I file e Photoshop con i livelli, i materiali che ho utilizzato sono disponibili all'interno del mio Patreon per chi volesse iscriversi e anche sostenere i contenuti di questo canale.
E siamo arrivati alla fine di questa prima parte del tutorial, altrimenti durava praticamente un'eternità, quindi adesso andiamo nella seconda parte che pubblicherò in un altro video per chi invece volesse utilizzare direttamente la china e lavorare invece con una china e colorarla successivamente con un effetto più pittorico. Se volete iscrivervi al canale per seguire i nuovi contenuti vi invito a farlo, se volete lasciare un commento, fare richieste, dire il prossimo tutorial lo voglio così, eventualmente mettere un pollicione, che questa cosa non guasta mai. Grazie per avermi ascoltato, grazie per avermi seguito, spero di essere riuscita a dare qualche indicazione utile per chi vuole approcciarsi a questo tipo di colorazione barra tecnica barra disegno e alla prossima!